visto adulti oltre i 40 anni imparare la chitarra più in fretta di un quindicenne. Il problema infatti non sono le tue dita né l'età, è il tuo metodo di studio. Vorresti infatti studiare come un ragazzino che ha 10 ore al giorno, ma tu ne hai 20 minuti. Ti dico subito che se continui così tra un anno sarai esattamente allo stesso punto di oggi, quindi basta passare da un video a un altro e inizia a studiare come un chirurgo. Pochi movimenti ma giusti, e soprattutto inizia a vedere il manico non solo come note ma come forme geometriche, forme semplicissime che il tuo cervello memorizza in metà tempo. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e da più di 30 anni sento sempre la stessa storia. Ho 40 anni, le dita non sono più agili, il cervello non è più una spugna, il treno è passato! Se ci credi, hai perso in partenza. Senti subito la differenza tra questi due modi di improvvisare un assolo. Questo è chi studia senza metodo. Ora ascolta. La differenza è quale note scegli, come colpisci le corde e soprattutto perché. Ma per farlo bene serve un metodo che funziona su di te. Il National Geographic dice che dopo i 40 anni il cervello tende a rimpicciolirsi un po', ma c'è una buona notizia. Suonare la chitarra è come una palestra che ferma questo processo e mantiene i tuoi neuroni giovani. Più invecchiamo, più suonare è un regalo che fai al tuo cervello. Ma se il cervello può ancora imparare, perché così tanti adulti suonano male per anni senza migliorare? La risposta non è quella che ti aspetti e trasformerai i tuoi prossimi 20 minuti di pratica in qualcosa di completamente diverso. Prima però devi sapere che c'è un errore che rovina tutto, e questo errore è studiare come un ragazzino. Un ragazzino infatti ha 8 ore al giorno e può permettersi di strimpellare senza una direzione. Tu ne hai 20, massimo 30 minuti. Non puoi sprecarli come lui. Apri YouTube, guardi 10 video diversi, provi un pezzo troppo difficile e iniziano le frustrazioni e molli. E se il tempo scarseggia, l'ultima cosa che vuoi fare è sprecarlo. Ma non lasciarti scoraggiare dal poco tempo, perché in realtà proprio il fatto di essere adulto ti dà un vantaggio che un quindicenne non avrà mai. Guarda questo lick sulla pentatonica, lo suono lentamente, nota per nota. Questo è un lick fantastico per iniziare un assolo e un ragazzino lo copierebbe subito, magari sbagliando la diteggiatura, per poi passare ad altro. Un adulto invece che ha poco tempo deve capire immediatamente che note sono, la posizione della mano, la tecnica usata, e bastano veramente pochi minuti di concentrazione ed è fatta, perché tu hai qualcosa che lui svilupperà solo con il tempo: la capacità analitica e la pazienza, e queste qualità contano molto di più dell'elasticità delle tue dita. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un adulto e adagiatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate solo però che a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale mai. Un adulto non sogna il palco dello stadio, ma vuole suonare quel pezzo che sogna da una vita, quell'assolo, e questo obiettivo chiaro è un vantaggio enorme, perché sai esattamente dove vuoi arrivare. È come la differenza tra chi va in palestra con un programma e una scheda e chi solleva dei pesi a caso. E questo lo afferma anche la London Guitar Academy, una delle scuole di chitarra più prestigiose. A differenza dei ragazzi che spesso cercano la gratificazione immediata e si annoiano se non riescono subito, l'adulto invece capisce il valore di tutto il processo di apprendimento e della ripetizione consapevole. E questo è l'approccio che porta davvero al successo. Ma come traduciamo tutto questo con la tua chitarra? Ecco la struttura esatta che devi seguire. Innanzitutto il metodo non è suonare per tante ore, è studiare con intelligenza, seguendo 3 pilastri precisi. I primi 2 riguardano il tempo e la struttura, ma il terzo è quello che ti farà dire ecco perché non ci riuscivo prima, ed è quello che nessun video su YouTube ti ha mai spiegato davvero. La struttura che ho detto io è molto semplice: 10 minuti di pratica concentrata, 2 minuti di pausa e poi ripeti. Non si tratta di magia, ma di suonare semplicemente con attenzione. Considerate che la soglia di attenzione media è di circa 10 minuti, dopodiché il cervello inizia a pensare alle bollette da pagare, alla spesa che devi fare, alle tue amate serie TV. Non guardarle mai più. Suona
Invece, se il focus è breve e intenso, il tuo tempo passato sullo strumento è molto più fruttuoso, ma per ottenere il massimo risultato devi dividere questi 10 minuti in 3 aree precise che ti svelo tra poco. Se segui questi cicli da 10 minuti ogni giorno per una settimana sentirai il cambiamento. Il cervello infatti apprende attraverso la ripetizione consapevole e 10 minuti concentrati al giorno sono esattamente quello che ti serve. Quindi se sei pronto a smettere di usare la tua età come scusa, scrivi 10 minuti nei commenti. Adesso è il tuo impegno, un ciclo da 10 minuti ogni giorno per un mese intero. E questo è alla base del mio metodo Turbo Studio, che si basa su pochi cicli al giorno, 20 o 30 minuti totali, ogni giorno. In ogni ciclo infatti lavori su una cosa soltanto e la fai fatta bene. Ad esempio, nei primi 10 minuti potresti studiare un paio di lick che ti piacciono, visualizzare le note target, le note dell'accordo. Guarda ad esempio questo breve lick sull'accordo di La settima. Come vedi ho suonato intorno alla forma della triade di La maggiore. Però ho suonato un trucchetto che funziona molto bene nel blues e che spiego nei miei corsi. Il passaggio dalla terza minore alla terza maggiore. Per poi continuare sulla pentatonica maggiore. E la cosa importante è che ho concluso su una nota target. La nota Do all'8º tasto, prima corda, che tirata leggermente arriva quasi a Do diesis. La terza dell'accordo. Quando studi devi essere assolutamente consapevole di tutti questi piccoli accorgimenti. E nel ciclo successivo potresti applicare questo lick su delle basi, cambiando magari la tonalità o la zona del manico, e questo ci porta al pilastro del mio metodo, la visualizzazione del manico. Non vedi quindi solo delle note, ma delle forme geometriche, anche semplici, come triangoli, rettangoli, spazzole, padelle, quelle cose che il tuo cervello le memorizza in metà tempo rispetto a una tablatura. Il lick che ti ho appena suonato ha un triangolo al suo interno. Questo è il triangolo. Come vedi, questo triangolo è importantissimo. Se lo riesci a visualizzare sopra l'accordo, ogni volta che andrai a suonare ad esempio un blues ti basterà prendere la forma dell'accordo e ricavarti proprio il triangolo di cui stiamo parlando. Questo esempio, come l'esempio della spazzola, della padella, ne ho parlato tantissimo e sono la base del mio metodo. Ma lo sai qual è la cosa che mi ha sconvolto di più studiando questo argomento? Uno studio pubblicato dall'MIT ha monitorato per 4 anni delle persone oltre i 60 anni che non avevano mai suonato uno strumento. Ognuno ha iniziato a suonare il proprio strumento e gli scienziati hanno fatto delle scansioni al cervello e hanno visto una cosa sorprendente: chi suona ha un cervello più forte e invecchia meno. In pratica lo studio dello strumento lo trasforma fisicamente per farlo funzionare meglio. Quindi perché non farlo? Se ricordi all'inizio ti ho detto che devi studiare come un chirurgo, pochi movimenti ma giusti, per cui inizi a farlo e smetti di strimpellare a caso aspettando che qualcosa cambi. La differenza sta nella decisione di usare quei 10 minuti con un obiettivo preciso. Se vuoi il mio metodo completo con una struttura già costruita per te, ho da poco lanciato il mio corso di improvvisazione a tutto Blues Pro. Il corso per chi ha 20 minuti al giorno e non vuole perdere nemmeno un secondo. Oltre a numerose ore di video avrai accesso al materiale didattico scaricabile, al mio metodo Turbo Studio che ti ho accennato oggi e a dei bonus esclusivi che troverai solo in questo periodo di lancio. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. E se hai più di 40 anni, in questo video ti spiego 9 consigli semplicissimi per iniziare il tuo viaggio musicale e diventare un chitarrista anche se sei principiante. Per cui il tuo tempo è prezioso, non sprecarlo con cose inutili. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate e noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!